Consideriamo le equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti, cioè equazioni nelle quali i coefficienti a, b e c sono numeri reali con a diverso da 0. Vogliamo determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea a y secondo più b y primo più c y uguale a 0. Sappiamo, dal teorema di struttura, che per determinare l'integrale generale dell'equazione omogenea è sufficiente trovare due soluzioni, purché siano linearmente indipendenti, cioè una non sia multipla dell'altra. Per introdurre il metodo generale con cui si possono trovare due soluzioni linearmente indipendenti, partiamo da un esempio. Consideriamo questa equazione. Stiamo cercando una funzione y tale per cui la somma della funzione con alcune sue derivate moltiplicate per i coefficienti a, b e c sia nulla. Questo suggerisce di cercare delle soluzioni che siano proporzionali alle loro derivate. Ricordandoci che una funzione esponenziale, cioè una funzione del tipo e alla lambda t, ha derivata proporzionale alla funzione stessa, ci domandiamo se questa funzione risolve l'equazione di partenza per qualche valore di lambda. Le derivate di y sono y' uguale lambda e alla lambda t, y secondo uguale lambda al quadrato e alla lambda t. Quindi, sostituendo y, y' e y secondo nell'equazione differenziale, otteniamo un'equazione in lambda. Semplificando per e alla lambda t, che è sempre diverso da 0, si ha un'equazione algebrica di secondo grado nella variabile lambda. Le sue radici sono queste. A questi valori di lambda corrispondono due soluzioni distinte dell'equazione differenziale di partenza y1 e y2. Osserviamo che queste due funzioni non sono proporzionali tra loro e quindi sono linearmente indipendenti. Il loro rapporto, infatti, è la funzione e alla 2t, che non è costante. Ora siamo pronti ad estendere il procedimento ad una generica equazione lineare omogenea a coefficienti costanti. Come prima, cerchiamo soluzioni del tipo y di t uguale e alla lambda t, dove lambda è un parametro da determinarsi. Queste sono le sue derivate prima e seconda. Dunque, sostituendo y nelle sue derivate nell'equazione differenziale e raccogliendo e alla lambda t, otteniamo questa equazione. Ma e alla lambda t è sempre diverso da 0 e quindi possiamo semplificare ottenendo che y di t è soluzione se e solo se vale questa uguaglianza. Il polinomio di secondo grado p di lambda si chiama polinomio caratteristico associato all'equazione differenziale. In questo modo abbiamo ricondotto la ricerca di soluzioni dell'equazione differenziale omogenea a quella delle radici del polinomio caratteristico, ovvero alla risoluzione dell'equazione algebrica p di lambda uguale a 0, che chiameremo equazione caratteristica. La natura delle radici del polinomio caratteristico dipende ovviamente dal discriminante delta dell'equazione caratteristica. Quando delta è maggiore di 0, come nell'esempio che abbiamo appena visto, il polinomio caratteristico ammette due radici reali distinte. A queste due radici corrispondono due soluzioni y1 e y2 dell'equazione differenziale di partenza. Queste due funzioni sono linearmente indipendenti, infatti il loro rapporto non è costante. y1 su y2 è pari a e alla lambda 1 meno lambda 2t, che dipende da t, visto che lambda 1 è diverso da lambda 2. Avendo trovato due soluzioni linearmente indipendenti quando il discriminante dell'equazione caratteristica è maggiore di 0, grazie al teorema di struttura possiamo scrivere l'integrale generale dell'equazione omogenea come la combinazione lineare di y1 e y2 al variare di tutte le possibili costanti reali c1, c2. Vediamo un altro esempio. Risolviamo l'equazione differenziale 2y secondo meno y' meno y uguale a 0. Per farlo scriviamo prima di tutto il polinomio caratteristico p di lambda uguale a 2 lambda quadro meno
lambda meno 1. Ora bisogna trovare le radici del polinomio caratteristico e quindi scriviamo l'equazione caratteristica associata. 2 lambda quadro meno lambda meno 1 uguale a 0. Calcoliamo il delta. B2 meno 4ac, quindi 1 più 8 uguale 9. Il delta è maggiore di 0, quindi avremo due soluzioni reali e distinte, lambda 1 e lambda 2, uguale a meno b, quindi più 1, più 3, fratto 2a, quindi 4, e più 1 meno radice di delta, fratto 4. Quindi una soluzione è 1 e l'altra meno un mezzo. Sappiamo dalla teoria che a queste due soluzioni dell'equazione caratteristica corrispondono due soluzioni dell'equazione differenziale y1 e y2 di t uguale a e alla t ed e alla meno un mezzo t. Queste due soluzioni sono linearmente indipendenti, come abbiamo visto dalla teoria, e l'integrale generale si scrive grazie al teorema di struttura, come la combinazione lineare di y1 e y2. Quindi y di t uguale a c1 e alla t più c2 e alla meno t mezzi per ogni c1, c2 in R.